Ciao amici, bentornati o benvenuti sul canale Segreti da Chef. Oggi voglio proporvi un piatto gourmet, il baccalà su una crema di sedano rapa, accompagnato da carotine e asparagi. Per fare questo piatto ci serviranno il baccalà, le carotine, gli asparagi, un po' di timo fresco, pepe, sale, poi per la crema di sedano rapa un sedano rapa e un po' di panna. Sì, lo so, adesso mi direte come la panna a te non piace. Sì, ma in alcuni piatti per forza di cose ci va un po' di panna. Questo sedano rapa, per renderlo cremoso e delicato, dargli quella consistenza un pochettino più cremosa, come detto, e densa, ho bisogno di aggiungerci un po' di panna. Ma ora andiamo a vedere come procedere. Allora, iniziamo col mettere nel sacchetto da cottura gli asparagi e le carote. Gli aggiungiamo un po' di sale, un po' le carote, un po' gli asparagi, un po' di pepe e un po' di olio extravergine. Un po' nelle carote, poco negli asparagi. Rigiriamo, stendiamo tutto bene e pronti per andarli a sottovuotare. A questo punto prendiamo il baccalà. Questa ricetta l'ho fatta per 3 porzioni. Se ci sono le spine, come in questo caso, le togliamo e andiamo a tagliare 3 pezzi. Forse qua c'è un'altra spina. Sì, esatto. Comunque toccate sempre e se ci sono toglietoli, perché il baccalà con le spine non è buono e in più dopo rischiamo anche di bucare il sacchetto e così compromettiamo la buona riuscita della cottura. Ci vorrebbero delle pinze fatte apposta che purtroppo non ho. Adesso tagliamo anche questo, così. Sentiamo se ci sono, non mi sembra, altre spine. Quindi adesso nel tagliere li condiamo con il timo fresco, lo sfogliamo così, anche qua un po' di sale, un po' di pepe. Il sale avete visto giusto poco perché il baccalà già è un po' salato di suo, un po' di olio, lo andiamo a massaggiare così, mescoliamo un po' per fargli prendere bene il sapore e poi lo inseriamo nel sacchetto da cottura, anche questo, uno per ogni sacchetto. Rigiriamo anche questi sacchetti. E andiamo a mettere sotto vuoto tutto. Nel frattempo che chiudiamo i sacchetti sotto vuoto, puliamo il sedano rapa. Gli togliamo questa parte che è un pochettino più scavata verso l'interno, quindi questa parte la togliamo col coltello, poi il resto lo facciamo con lo sbucciapatate. Nel frattempo andiamo a mettere anche l'altro sacchetto sottovuoto. Bene, questi li mettiamo qua da buttare via e andiamo a tagliare il sedano rapa prima in questo modo, così lo andiamo a tagliare a cubetti così.
e lo mettiamo qua in pentola. Nel frattempo vado a mettere un altro sacchetto, a chiuderlo sottovuoto. Bene, gli mettiamo l'acqua, la copriamo così e lo andiamo a fare bollire. Avevo pensato di cuocere anche questi sottovuoto, però non l'avevo mai fatto, quindi prima di fare esperimenti e metterli nel canale che non sono sicuro, volevo prima provarlo e poi semmai in un prossimo video ve lo propongo con la cottura sottovuoto anche del sedano rapa. Ma andiamo a metterla sul fuoco. Accendiamo e facciamo bollire fino a quando non sono cotti. Nel frattempo anche tutti i sacchetti sono chiusi, li andiamo a appoggiare in frigorifero, li facciamo marinare per 4-5 ore, così prendono più sapore e diventano più buoni. Sedano rapa fatto, sentiamo se va bene la cottura, sì. Quindi lo mettiamo nel blender. Questa parte qua che è rimasto più scuro lo lasciamo da una parte, oppure possiamo anche eliminare la parte scura togliendola. La eliminiamo e poi andiamo a frullare. Inizialmente solo, vedete qua, con un po' di acqua di cottura, che la teniamo anche qua da una parte, poi la regoliamo di sale e pepe e gli andiamo ad aggiungere la panna. Quindi cominciamo a blendare. Come vedete, essendoci poco liquido fa più fatica a prenderlo, però noi non lo dobbiamo mettere troppo liquido perché lo dobbiamo rendere cremoso. Lo assaggiamo. Ovviamente manca completamente di sale, quanto nell'acqua di cottura non gliel'avevamo messo, quindi gli mettiamo il sale, un po' di pepe e poi aggiungiamo anche un po' di acqua di cottura per farlo prendere bene. A questo punto l'ha preso bene, assaggiamo se va bene di sapidità. Ok, ci siamo. A questo punto gli andiamo ad aggiungere la panna, un po' per volta. La voglio ancora un po' cremosa, quindi vado a finire di aggiungere anche l'altra panna. Intanto vado a buttare via l'acqua e sciacquare la padella. Bene, controlliamo. E a questo punto mi sembra fatta, della consistenza giusta, sì. Rimettiamo tutto nella padella, pronta per andare a scaldarla quando dovremo comporre il piatto. È giunto il momento di mettere su a cuocere gli asparagi e le carote. Quindi accendiamo il runner, lo mettiamo a 85 gradi, per 40 minuti le carote e 20 minuti gli asparagi, quindi l'imposto a 40 minuti, faccio partire, poi dopo 20 minuti tolgo gli asparagi e faccio finire le carote. Bene, arrivato a temperatura, mettiamo giù prima le carote, perché devono stare giù tutti i minuti che sono lì, e poi gli asparagi. Chiudiamo. Ehi Siri, avvia timer 20 minuti e tra 20 minuti tiriamo via gli asparagi. Passati 20 minuti tiriamo via gli asparagi. Nel frattempo avevo già preparato l'acqua con la soluzione salina e i ghiacci per farli raffreddare più in fretta possibile e terminiamo la cottura delle carote. Ci siamo quasi a fine cottura, ecco qua. Scogliamo anche questi, mettiamoli subito a raffreddare anche le carote con i ghiacci. Teniamo qua da una parte, facciamo raffreddare bene e adesso il runner lo lasciamo qua a raffreddare perché ci serve una cottura più bassa per il baccalà. È arrivato il momento di andare a cuocere il baccalà e finire il piatto. Guardiamo se il termoregolatore è arrivato e si è abbassata la temperatura, quindi la impostiamo a 52 gradi per la cottura del baccalà per 30 minuti. Avviamo e aspettiamo
che arrivi a temperatura per poi immergere il baccalà. Nel frattempo possiamo anche andare a togliere le carote. Col baccalà che stasera vado a cuocere anche il salmone, perché vado a fare un'altra ricetta. Se siete interessati a vedere anche questa ricetta, collegatemi al mio Instagram, trovate qua sotto in descrizione il collegamento per andare a vedere che ricetta faccio col baccalà. Quindi togliamo i ghiacci, appoggiamo le carote e gli asparagi qua nel piatto che si sono raffreddati. Manca pochissimo al raggiungimento della temperatura. Intanto qua c'è anche la nostra crema di sedano rapa che dopo andremo a scaldare. Ecco qua, siamo arrivati a temperatura. Immergiamo il baccalà e anche il salmone e abbiamo la cottura. Nel frattempo che si cuoce il salmone andiamo a accendere la nostra crema di sedano rapa e facciamo preriscaldare una padella antiaderente, che poi nella stessa padella andremo a finire gli asparagi, le carote e in ultimo il baccalà. Apriamo gli asparagi e anche le carote. Per quanto riguarda gli asparagi useremo solo le punte, quindi li andremo a tagliare così. Non vi preoccupate che con i gambi ci vado a fare un'insalata. Quindi gli asparagi li appoggiamo qua nel piatto. Togliamo anche le carote e appoggiamo anche queste nel piatto. E ci spostiamo ai fornelli. Giriamo di tanto in tanto per non farla bruciare, deve essere calda ma non bruciata. La padella qua è calda, aumentiamo ancora un po' la temperatura e andiamo a scottare le carote. Come vedete già un po' si sono scolate dall'acqua nel piatto. Gli asparagi li teniamo un pochettino più in su in modo che non vanno a toccare l'acqua. Ricordiamoci di girare la crema di sedano rapa e ci tengo anche a ricordarvi che in descrizione trovate tutti gli ingredienti e le quantità. Se poi volete approfondire la tecnica della bassa temperatura con dei libri specializzati, nel primo commento vi ho messo una selezione di libri che potete acquistare tramite link Amazon a dei prezzi veramente competitivi. Oltre ai link dei libri trovate anche dei link con tutta l'attrezzatura che uso, può essere utile per fare le cotture a bassa temperatura. Vi voglio anche ricordare che i prezzi di Amazon per voi non cambiano, a me riconosce Amazon solo una piccola percentuale per avervi fatto pubblicità. Se vi dovessero essere utili e decidete di acquistarli tramite questi link, vi ringrazio in anticipo. Tanto queste carote le abbiamo segnate, andiamo a segnare anche gli asparagi. Vado a sciacquare il piatto, togliergli quest'acqua, sciacquare il piatto e asciugarlo per poter appoggiare le verdure. La crema è calda a sufficienza, quindi la spengo. Controlliamo gli asparagi. Io direi che possiamo togliere tutto. Li appoggiamo qua nel piatto. Alla fine della cottura del baccalà mancano circa 5 minuti, quindi questi li teniamo qua al caldo. Abbassiamo un po' la temperatura della padella e aspettiamo il termine della cottura del baccalà. Mancano 2 minuti al termine della cottura del baccalà. Cominciamo ad andare a terminare i nostri 3 piatti. La crema calda di sedano rapa sotto, la andiamo a stendere un po', poi ci appoggiamo le carote e gli asparagi, magari facciamo 3 composizioni diverse. Ecco, il baccalà è arrivato a fine cottura.
li tiriamo via, li appoggiamo qua nel piatto, li apriamo, li tamponiamo con la carta assorbente, tiriamo via delicatamente per non romperli. E andiamo a segnare anche questi in padella. Quindi dalla parte della pelle andiamo a mettere in padella in questo modo e li facciamo scottare. Alziamo la temperatura, li rigiriamo e li scottiamo anche da questa parte. Bene, sono finiti e li andiamo a appoggiare nel piatto con la pelle rivolta verso l'alto. Ora finiamo con qualche fogliolina di cress, sempre per dare il tocco di eleganza. Finiamo con un tocco di olio in osmosi al rosmarino. Se non avete visto il video di come si fa, qua sopra in descrizione vi lascio il link. Un goccino così attorno. Il piatto è fatto e ora non mi resta che andarlo a assaggiare. Guardate anche qua che bel piatto colorato, delicatissimo, morbido. Se vi siete divertiti con questo video, mi raccomando, pollice in su, iscrizione al canale se non l'avete ancora fatto, attivando anche la campanellina. Piatti chiari e amicizia lunga. Ciao, al prossimo video.